Ma ciao amici, benvenuti in questo nuovissimo video! Oggi torniamo a parlare di telecamere di sorveglianza per le nostre abitazioni. Parliamo della Xega, spero si pronunci così ragazzi, perdonatemi se magari non è questa la pronuncia, e ringrazio ovviamente l'azienda che mi ha mandato in prova il prodotto. Una telecamerina autonoma, ha un pannellino solare da 3.5 watt che va a ricaricare una batteria interna da 8000 mAh. Questo è il prodotto. Ha sempre la possibilità di ruotare la telecamera a 355 gradi in orizzontale e 90 in verticale. Quindi vedete che può avere un raggio d'azione abbastanza elevato. L'unica cosa ragazzi, e dico l'unica cosa, per far funzionare correttamente queste telecamere di sorveglianza autonome è il segnale wifi. Vi ricordate la cazzata che feci con la Reolink, che poi ho dovuto spostarla perché il segnale wifi non era ottimale, quindi i video andavano a scatti e si disconnetteva? Prima di fare la mia stessa cazzata, assicuratevi che in quel punto arrivi una buona copertura del wifi di casa. Ok, cosa importantissima. Dopodiché non c'è altro vincolo. La telecamera in questione ha un wifi da 2.4 GHz, in quanto il 5 GHz non è supportato. Possiamo registrare i filmati su una micro SD fino a 128 GB, in quanto si può anche registrare sul cloud, ma abbiamo solo 30 giorni di prova gratuita, dopodiché si paga. La telecamera ha un'impermeabilità IP66. Come le altre telecamere ha il rilevamento di movimento ragazzi, quindi quando intercetta il movimento di una persona, di una cosa, di una vettura, quello che sia, manda l'avviso sul nostro telefonino tramite l'applicazione. Il costo di questa telecamera, secondo il mio avviso, è veramente eccezionale. Se avrò eventuali codici sconto li troverete sempre qua sotto nella descrizione del video. Quindi vediamo un attimo il contenuto e poi ci trasferiamo fuori. Sigla! Contenuto essenziale. Vediamo un attimo. Pannellino solare da 3.5 watt, supporto della telecamera, quindi si fissa al muro e poi si aggancia la telecamerina, supporto per il pannello solare, altro cavetto USB tipo A, USB di tipo C, bustine con degli stop, altre vitarelle e un libretto di uso e manutenzione con lingua in italiano, dove è presente anche il QR code per scaricare l'applicazione. E questa è la telecamera. Abbiamo le due antenne wifi regolabili, abbiamo la lente ruotante a 355 gradi in orizzontale e 90 in verticale. Nella parte sottostante troviamo sotto lo sportellino in gomma lo slot per la micro SD e il tastino di reset, altoparlante, le due entrate per l'alimentazione. Questa telecamera ragazzi consente di registrare suoni, quindi ha un microfono integrato e un altoparlante. Possiamo sia registrare quello che succede all'esterno e sia trasmettere tramite l'applicazione un messaggio da riprodurre tramite l'altoparlante. Quindi se individuiamo un soggetto sospetto possiamo anche parlare all'applicazione e dirgli di andarsene. Scherzo ragazzi, non ci rimane altro che trasferirci fuori e trovare un punto idoneo, che io già ho in mente, in quanto ho un pezzo di casa che non è sorvegliato, quindi mi serve andare a sorvegliare un pezzetto di casa e spero che in quella zona arrivi una buona copertura del segnale wifi, così ho concluso l'opera, ho la casa sorvegliata a 360 gradi, compresa la mia Nissan Qashqai. Andiamo ragazzi. Eccolo là, quello è il punto dove installerò questa nuova telecamera, in quanto mi deve coprire questo pezzo di casa ragazzi. Lì c'è già una telecamera, quindi riprende l'entrata di casa e la mia Nissan Qashqai, e dietro ce n'è un'altra, quindi praticamente rimane scoperto solo questo pezzo.
inserisco la SD e mi collego all'applicazione in modo da poter già far funzionare la telecamera e vedere se portandola là sopra, diciamo, c'è il segnale pieno. Non vorrei fare la cazzata che vi ho detto prima, ok? Quindi procediamo con l'attivazione. Inseriamo una micro SD nello slot, vi ricordo non compresa nella dotazione. Eccola qua, poi chiudiamo lo sportellino in gomma per rendere tutto impermeabile. Il secondo passaggio sarà inquadrare il QR code per scaricare l'applicazione. Quindi andiamo su Android in questo caso, installiamo. The camera is now ready to begin pairing. Accettiamo, consentiamo. Italia. Allora, qui dobbiamo creare un account prima di collegarci alla telecamera. The camera is now ready to begin pairing. Un attimo. La fase successiva sarà aggiungere un dispositivo intelligente, quindi clicchiamo qui, mentre usi l'app consenti quindi wifi. The camera is now ready to begin pairing. Abbiamo sentito il messaggio vocale, clicchiamo su sì, fotocamera intelligente, casa mia. Qui potete personalizzare come volete. Questa è il wifi di casa, ragazzi, quindi dovete inserire la password del wifi di casa. Configurazione dispositivi, quindi dobbiamo inquadrare il QR code dalla lente della telecamera al QR code dell'applicazione. Pairing information received. Ok, è andata. Dispositivo aggiunto con successo, carica completamente il primo utilizzo. Ci siamo. A questo punto, ragazzi, vedete che la telecamera è operativa e qui abbiamo il segnale del wifi e la batteria è quasi totalmente carica, invece il wifi vedete che è scarso, quindi posso scollegare la telecamera dalla presa di corrente, portarla in quella posizione dove vorrei fissarla e vedere tramite l'applicazione quanto segnale c'è. Prima di andare a fissare il tutto andiamo. Allora, il pannellino è orientato correttamente verso sud-ovest, o ci siamo quasi, insomma, grosso modo. Queste sono le due antenne che si possono regolare del wifi. Qua dietro ho sistemato così la cavetteria. Questa è tutta la cavetteria che viene dal pannellino, l'ho sistemata lì dietro con una fascetta e poi c'è la parte sotto con la USB di tipo C che alimenta e va a caricare la batteria interna. La vitarella che va a fissare la telecamera sul supporto e dietro c'è una fascettina trasparente dove possiamo ancorare con una fascetta tutto il cablaggio, quindi rimane in questa maniera, non si vede nulla, lì al posto suo, perfetto, ottimo lavoro. Tutti gli avvisi che sono arrivati nel frattempo che stavo installando la telecamera, 49 avvisi.
Bene amici, siamo giunti al termine di questa brevissima recensione per quanto riguarda questa telecamera della Xega modello XG05 Wi-Fi. Esistono anche altri modelli di telecamere di sorveglianza con la modalità invece in 4G, quindi funzionano esclusivamente con una SIM dati. Ho anche una telecamera del genere da recensire, ma perdonate ragazzi, ma non ho tempo proprio fisicamente per realizzare queste recensioni. Chiedo scusa anche ai brand che seguitano a mandarmi i materiali e purtroppo sono parcheggiati in attesa di poter poi sbloccare un po' tutto. Torniamo a noi. Cosa mi è piaciuto di questa telecamera economica, ragazzi? Parliamo sempre di 56 euro. Sicuramente la facilità di installazione e l'utilizzo dell'applicazione stessa, quindi è molto semplice anche andare a utilizzare l'applicazione per fare tutto da lì, registrare un breve video, orientare la telecamera, scattare una foto, attivare o disattivare i LED bianchi, quindi si accendono questi LED, va a illuminare la zona che deve inquadrare e registra colori, a differenza ovviamente della modalità notturna a infrarossi che registra in bianco e nero. Altra cosa che mi è piaciuta è per quanto riguarda i filmati che va a salvare questa telecamera di sorveglianza. Di giorno si vede benissimo, quindi possiamo salvare i filmati in SD o HD. In HD ovviamente pesa un po' di più, ma si vede molto meglio, mentre di notte o con scarsa luminosità diciamo che il filmato rimane accettabile. Altra cosa che ho notato è la durata elevata della batteria. Il pannellino evidentemente funziona in maniera corretta. Altra cosa che funziona perfettamente è il sensore di movimento. Io ho fatto la prova con il sensore in modalità medio, quindi sensibilità media del sensore, e devo dire che funziona correttamente. Ogni volta che passavo o mi incrociavo con la telecamera partiva la registrazione. Ovviamente ci sono anche delle cose che si potrebbero migliorare. La prima, la telecamera ha il sensore di movimento ma non segue il soggetto, l'animale o la tua vettura. Rileva solo quando passa la persona e inizia la registrazione, ma non segue il soggetto. Altra cosa che non ho capito per quale motivo non si può fare è regolare l'orario della telecamera, quindi l'orario che rimane impresso sui filmati è sempre un'ora avanti, quindi non capisco se è una questione di ora legale o meno, ma non esiste un menu dove poter andare a regolare, quindi aggiustare l'orario della telecamera. O non ci sono riuscito io ragazzi, quindi se questo è il caso perdonatemi, o non c'è proprio nell'applicazione, quindi datemi delle lucidazioni sotto nei commenti, magari qualcuno è riuscito a farlo. Ed in ultimo volevo segnalare un'altra piccola cosetta che mi ha dato fastidio. Io sono il tipo che quando mi si impongono delle costrizioni allora li sbrocco, anche se è una piccola cazzata. E mi spiego. La telecamera funziona che, impostando il sensore di movimento, quando rileva una persona, un animale, una tua vettura, fa un filmato e manda l'avviso sul telefonino tramite l'applicazione. Quindi cliccando sull'avviso apriamo l'applicazione per andare a vedere cosa ha registrato. Perché ogni volta che entro nell'applicazione come registrazione predefinita, quindi di default c'è il cloud, non capisco perché mi volete appioppare per forza questo cloud. E che cazzo? Io ho disattivato il cloud dall'applicazione e ovviamente c'è come predefinita la micro SD, ma invece ogni volta che entro nell'applicazione in primo piano c'è cloud, anche se ovviamente non ci sono i filmati che ha registrato. Xega, cambiamo questa possibilità di poter mettere di default la micro SD per chi non vuole utilizzare il cloud. E chiaro sto fatto! Detto questo, vi ricordo che qua sotto vi lascio tutti i link di riferimento per andarvi a vedere il prodotto per chi vorrà acquistarlo e se avrò eventuali codici sconto. Se il video vi è tornato utile o vi è piaciuto, vi chiedo gentilmente di lasciare un mi piace e noi ci vediamo come di consueto in una delle prossime recensioni. Un bacione da Francesco, ciao belli, statemi bene.